Spezzatino, sì, mi piace da morire. Quando mi quel pezzo di ciccia e ti si scioglie in bocca. Lo spezzatino costa di meno della bistecca e mangi pure meglio, è più buono. E lo puoi pure ricocere. La bistecca una volta che è cotta ti mangia subito, invece quello te lo riscaldi pure e pure buono. In questo video ti vedrai 3 diversi abbinamenti con lo spezzatino, tutti buoni. Vedi questo video fino alla fine, diventerai il re dello spezzatino. Facciamo un bello spezzatino con zucche e castagne. Qui abbiamo un bel pezzo di piccione, burro, castagne quelle precotte sottovuoto che a me fanno impazzire, poi una zucca buona, questa mantovana, e sedano, carote, vino bianco di Max Mariola, no, giusto il bicchiere è mio, poi l'aglio, quello buono sempre, la cipolla che te lo dica a fa, poi rosmarino e salvia. Iniziamo subito a fare un buon brodo con le stesse verdure che useremo per cucinare la carne, quindi la cipolla, sedano e carote, un pezzetto di rosmarino, un po' di salvia, così lo facciamo un bel brodo aromatizzato. L'olio non ce lo metti? Facciamo un brodo che deve uscire fuori il gusto, il sapore di queste verdure. Un pezzettino pure di burro, qualcuno dirà, ma che fai il brodo così? Questo è buono veramente, ragazzi. E facciamo rosolare bene le verdure. Allora adesso vado, bagno con l'acqua fredda, poca acqua, così facciamo un bel brodo ricco ricco e buono e saporito. Questo qua è Black Angus, è una mucca nera, però allevata in Piemonte. Guardate qua, ragazzi, chi è? Mamma mia, chi è? Allora io voglio il bocconcione, quello così, grosso, che lo devo tagliare con il coltello dopo, quindi non deve essere il bocconcino di ciccia, deve essere tagliato poi col coltello dopo, dal commensale, dai nostri ospiti, dai nostri familiari, gli amici che abbiamo invitato per la festa a casa. Guardate che roba, ragazzi, spettacolare. Un po' di burro qui, ok? Facciamo sciogliere. Qua oggi ci vuole la pentola di nonna, quella che c'è da parte, nascosta, che non tirate mai perché è difficile da pulire, perché è pesante. La pentola di ghisa, di rame, stagnato dentro, quella bella d'acciaio, pesante. Piano piano, adesso, facciamo rosolare tutti i pezzetti di carne. Io non la metto tutta, rosolo un po' alla volta, perché se no fa il pastrocchio. Un po' alla volta, calmi. Incominciamo a girare, vedete? Si è colorito un pochino, guardate che bello, così, guardate qua. Ah. Non ci dimentichiamo del brodo, guardate, ho preso un po' di acqua fredda, il mestolo, vado a sgrassare, più che sgrassare vado a togliere tutto l'impurità che galleggiano, quindi vedete la schiumetta questa qui. Con l'acqua fredda, quando faccio così, si stacca subito l'impurità dal mestolo. Ecco qua. Intanto con la prima carne, eccola qua, e vado a rosolare l'altra parte di carne, eccolo qua. Così lavoriamo comodi, non vi preoccupate, perdete 5 minuti in più, però viene un lavoro fatto bene, così tutto è rosolato alla grande. Ma perché si rosola? Perché dobbiamo fare una crosticina esterna alla carne, così i succhi rimangono tutti lì dentro, che sto a bruciare, aia aia. Mi brucio pure il ritmo di musica. Vado, raccolgo tutto, i succhi della carne, declasso il fondo con un bicchiere di vino bianco. Vedete qui c'è rimasto il liquido. Metto la cipolla, metto la carota, metto il sedano, il seller lo dicono a Roma. Bello, guarda che lettino che abbiamo preparato alla ciccia. Faccio appena un po' così, colorine un po' le verdurine, piano piano così. Ci metto dentro, sto ben di Dio, salvia nel terrazzetto mio, vado così, rosmarino, salvia, ecco qua l'aglio intero con la camicia. Poi in questo letto meraviglioso, spazioso, mettiamo la nostra carne, ecco qua, bella ciccetta, bella pezzino, e qua, ecco qua, mamma mia, Mosi ragazzi, ma da quant'è? Da quant'è che non la mangiate? Un bello spezzatino così. Pepe. A questo punto il brodo, così. Sentite perché, come che rumore fa? Lo chiama, si sta attaccando, quindi dice, oh, aiuto, c'ho bisogno del brodo. E io glielo metto, ecco qua.
non troppo, non coprite, è un arrosto, non è un bollito, quindi date il tempo di far assorbire il brodo alla carne. Guardate, mescolo un po', abbasso a metà, a 5 lo porto, anche a 4 della potenza, poi metto il coperchio così, lasciando un pochino aperto, e nel frattempo che cosa faccio? Taglio la zucca. Taglio a dadoni, così, grossi, così, guardate, grandi, 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 così, un po' si scioglieranno, un po' rimarranno interi, guardate che meraviglia. Poi, ma quanto sono buone le castagne queste qua, le comprate già imbustate, precotte al vapore, bollite e spellate, e le vado a mettere qua, ecco qua, quindi castagne. Si scioglieranno, daranno dolcezza a questa carne meravigliosa. Guardate qua, guardate che spettacolo. E coperchio, così. Alzo a 5. Facciamo cuocere e ci vediamo fra un'oretta, un'oretta e mezza. Guardate qua. Si è fa tutta una cremetta con la zucca. Mamma mia che spettacolo. Vediamo un bel piatto. Porzione bella abbondante facciamo, eh? Allora, prima vediamo un po' un attimo. Ma sarà cotto? Sarà cotta la carne? Bah, non lo so, boh, forse. Vediamo un po'. Oh, ma si è rotta! Ragazzi, fantastico. Guardate qua, guardate qua. Venite qua. Ah, così? Così col cucchiaio. Approvate col cucchiaio. Camera Roma, guarda qua, guarda che spettacolo, che bontà, che bontà, viva la nonna, viva la mamma, viva le zie, guardate qua che spettacolo, che bello, un bel piatto di carne, c'è anche il contorno qui dentro, no? Le castagne, la zucca, è spettacolare, poi con questa musichetta, oh! Poi così, che fai? Non ce la metti una fogliolina di salvia cascata così, eccola qua. Poi allora, così, ecco qua, perfetto. E poi adesso con questo pezzetto faremo un assaggio. Guarda come lo faccio l'assaggio, con la castagnetta. Dove sta la castagna? Mi fanno impazzire a me le castagne. Oggi vi faccio uno spezzatino, ma non uno spezzatino normale, uno spezzatino con la carne del bisonte, non potete capire. Questo è un muscolo anteriore, sono un po' più tenaci, ci vuole un po' più di cottura, però ragazzi vi leccate i baffetti con questo. Gli altri ingredienti che servono per spezzatino quali sono? Spinaci freschi, carote, cipolle, burro, sedano, patate, latte e olio extravergine d'oliva. Iniziamo. Le patate, vedete, già l'ho cotte, già l'ho lessate, quindi con tutta la buccia. Così adesso ci possiamo dedicare a fare per bene lo spezzatino e poi i contorni che ci piacciono a noi. Guardate che carne che ha, magrissima. È stupenda questa carne, guardate. Quando vi dicono tagliare contro fibra, che cosa vuol dire? Guardate, questi sono i muscoli, la striatura dei muscoli, vedete come sono fatti? La fibra va così e io la taglio in questa maniera, così. Allora dà più morbidezza, quindi immaginate voi che il filetto normalmente ha questo tipo di striature e voi quando lo taglia il macellaio lo taglia così, non ve lo taglia per così, perché se lo taglia così non è morbidissimo, se lo taglia così accentua ancora la morbidezza. Vedete, quindi faccio dei bocconi di carne, così, guardate che carne. Ma voi vedete sta carne che dite? Per voi è filetto, invece è un muscolo anteriore che normalmente noi ci facciamo soltanto il brodo o stufato. Taglio a metà quello più grande, li faccio tutti i bocconcini di questa grandezza, perché deve essere all'incirca grande uguale, all'incirca dico, anche perché tanto questo qua ci avrà una cottura di 2-3 ore. Olio, pentola fumante, vedete l'ho lasciato sul fuoco, oddio. Burro, guardate, così. Metto un po' di olio perché? Perché così alziamo il punto di fumo. La carne, un pezzetto alla volta, perché sennò si abbassa troppo la temperatura della padella e diventa effetto bollito,
ok? Quindi aspettate un pezzettino alla volta, una bella cipolla, che a casa mia non può mancare la cipolla, proprio a pezzettoni così. Il sedano lo tagliamo grossolano, vedete così? Bello che si deve vedere, perché questa è tutta una furbata. Così ci sono le verdurine, un po' spariranno sicuramente dopo 3 ore, a voglia a te a sparire, però fanno più volume, quindi voi con un chilo di spezzate di bisonte ci potete mangiare tranquillamente in 5-6 persone, quindi è fantastico, si può fare. Carota, vai così, verdure, sale, pepe e poi una bella girata in questa maniera, proprio una cosa bella rustica. E oggi sfumiamo con questa un po', Comunque c'è un connubio tra sta birra, col luppolo, il malto, questa un po' ste note erbacee e lui, il bisonte. Ha fatto un po' di schiumetta, lo giriamo, aggiungiamo un po' di brodo, non troppo, aggiungiamo mano a mano che si cuoce. Adesso chiudo e lasciamo cuocere per circa 2-3 ore di tempo. Come contorno un bel purè, ma quanto è buono il purè, da quanto tempo mangiate? Non ci provate a comprarvi quella roba già fatta, i fiocchetti, i fiocchettini, ci vuole una stupidaggine a fare il purè. Allora il purè, la patata deve essere calda, non fate battute stupide. Se proprio non l'avete fatto in quel momento, casomai date una stipidita con l'acqua, la patata, oppure la scaldate con un microonde. Però vi dico che l'ottima riuscita è quando la patata è calda, se no si formano i grumi. Ecco qua, così. Ecco. Perfetto, zacchete, tiè, buone. Riscaldate un po' di latte, intero, quello della centrale vicino a casa vostra, senza sa che fate, fai chilometri a sti camion con queste bottiglie. Latte intero, fresco, un po' di sale, poco, poi aggiungiamo casomai un po', pepe, se vi piace, nero. Guardate il latte com'è, si sta velando sopra, vedete? Non lo fate bollire completamente, verso il latte, non tutto, sempre mi tengo sempre un po' indietro, poi incomincio a montarlo, vedete? È troppo duro, allora che faccio? Aggiungo un altro po' di latte, sempre un po' alla volta, si fa sempre in tempo ad aggiungere. Ecco qua, piano piano. Il purè è una cosa seria, ragazzi. Il purè è veramente una cosa seria e quando si è fatto bene nemmeno ci vuole il parmigiano, non ci vuole niente perché è buono, è proprio buono già così. Se invece del burro andiamo con questo, l'olio extravergine d'oliva, qua, così. E adesso andiamo a montarlo. Un'anticchia di sale, guardate, così ci vuole, senza parmigiano, senza formaggio, quindi fatelo ogni tanto, quello con l'olio buono, ci mettete poco, specialmente se c'è i bambini, fate una cosa proprio speciale, mamma mia che bontà. Come assaggiamo? Una bontà, padella calda, olio, un pezzetto di burro, spinaci, senza niente, un po' di sale. Appena si appassiscono sono pronti. Vedete, questo qua è un gambo abbastanza grosso, quindi sarà un po' più tenace da mangiare. E lo levo, cioè quei gambetti così che si sono freschi li lasciamo così. Guardate che belli, dia. Spengo e assaggiamo come mi sono venuti pure, no? Se mastica sotto i denti, sta roba moscia e basta. Guardate che sono belli, guardate il colore poi. Vediamo un po'. Guardate che si rompe il colore. Scotta da morire, guardate così, così, tenerissimo, assaggiamo. De che sa? Non è il cinghiale, il bovino e la cacciagione, lui sta qua in mezzo, è spettacolare. Guarda, ma poi c'ha un profumo dolce, buonissimo, con sto burro. Pure. Allora, poi qua ci potrebbe star bene anche una bella polenta, fate voi. Guardate che colori, pazzeschi, no? Io lo appoggerei così. Oddio mio.
Spinaci. Oh. E questo è il nostro spezzatino di bisonte, col purè di patate montato all'olio d'oliva e sti bei spinacini appena saltati. Mo' assaggiamo però. Cos'è una cosa strana? Che è più morbido il bisonte che il purè. Appena la mordi, si squaglia tutta quanta. È buonissimo. Oggi lo famo con radicchio d'Ardevo di Treviso, che è pazzesco. Gli ingredienti li vuoi sapere? E mo ti dico. Patata dolce e gialla normale, la carne da vitello da latte, il radicchio di Treviso, l'IGP, quello buono, poi carote, cipolla, aglio e burro chiarificato. La carne. Lo vuoi che si cucina velocemente, che piace anche ai piccoletti, con gusto più delicato? La carne di vitella. Un muscolo sia della parte anteriore o della parte posteriore, come vuoi te. Questo è il muscoletto che devi chiedere al macellaio da tagliare, così non te sbagli. Gli dici voglio il muscolo o anteriore o posteriore, fa tu, basta che è buono. Scaldiamo una padella, burro chiarificato. Nel frattempo, non stiamo che mani in mano, se famo il fondo. Ci metteremo una bella cipolla, la carota, aglio, gli dà una grattata come faccio io, un pezzetto di burro. Fate rosolare tutto. Che profumino che si sente. Non potete capire, bello. Adesso abbassate a meno della metà, così riusciamo a gestire e non bruciamo niente, perché poi ci dobbiamo dedicare alla rosolatura del vitello. Ci siamo? Eccolo qua. Facciamolo rosolare bene, deve essere bello doratello come piace a noi. La vitella ha un piccolo difetto, è molto più delicata, quindi profumo. Non devi sentire nessun gusto di animale, nessun profumo troppo forte. Non deve essere troppo viscida, perché se viscida è un po' vecchiotta. Vediamo vedere? Eccolo qua, vai, vai. Bello, un profumo c'è. E il sale non ce lo metto adesso, ce lo devi mettere dopo, Vai, buttiamo la carne. Mettiamo la carne dentro. Scoliamola dal grasso, troppo burro, no? Che poi non è solo il burro, è anche la carne, è anche il grasso, i liquidi della carne. Mi raccomando, burro chiarificato, perché col burro normale non riuscite a portarlo in temperatura, lo bruciate il burro, lo insaporiamo bene. Vedete che succede? Si uniscono i gusti della cipolla, dell'aglio e delle carote, guarda che colore. Oggi sfumiamo con la birra. Poi andiamo a raccogliere tutti quanti i succhi. Guarda che bella schiuma che fa. Raccogliamo tutto, puliamo tutta quanta la padella, puliamo tutto quanto quello che ha lasciato la carne attaccato alla padella. Guarda il colore, sembra quasi caramello. E la vado a mettere qua dentro. Yeah. Un po' di sale. Adesso il sale va benissimo, perché se lo mettiamo durante la rosolatura, che succedeva? Tirava fuori un po' troppa acqua dalla carne, invece qua adesso va bene. Pepe. Tutte e due le patate tagliamole grossolane veramente, grosse come i pezzi di carne, capito? Grossi, 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 così rimarranno abbastanza intere, capito? Ammazza quanto è dura sta patata! Yeah. E adesso mettiamo qui in mezzo, così. Mescolatina, fate insaporire tutto quanto. Ma perché ci metto pure le patate? Non era sufficiente il radicchio, il fondo e basta? Piatto unico, così nessuno ti chiede me. Ma poi che c'è? C'è questo e basta, è un piatto unico, c'è tutto, c'è il carboidrato, c'è la verdura, c'è la ciccia, c'è le proteine, che vuoi di più? C'è le fibre, che vuoi di più? È meraviglioso sto radicchio, costa di più, però ragazzi è dolce, non è amaro come quell'altro. Questo qui è radicchio veramente di Treviso, IGP, è pazzesco, anche perché c'è un lavoro che non finisce mai a fare questo radicchio. La parte rossa ce la teniamo per ultima, la mettiamo all'ultimo, negli ultimi 5 minuti di cottura, così rimane. Invece la parte questa del gambo, questa un po' più bianca, la mettiamo adesso, ok? Che incomincia a dare quel gusto, quel sapore del radicchio. La taglierei così. Io che sto facendo in un modo intelligente, sto cercando di farvi mettere la carne giusta, che ne so, intorno ai 100-150 grammi di carne a persona, da cruda. Poi 2 patate, così fa volume. Un po' di radicchio, una pianta di radicchio è più che sufficiente. Ci vorranno 2 euro, nemmeno, ma anche di meno per una pianta di radicchio di questo qua di Treviso. E ci avrete un piatto da paura.
meraviglioso. Se c'avete un po' di brodo fatto in casa da voi, fatto con le verdure, o fatto con la ciccia, col pollo, meno che col pesce, va bene. O se no un po' di acqua. Aggiungete un po' d'acqua, ok? E adesso lo fa cuocere così, leggermente così aperto, e aspettate un'oretta. Lo senti? Guarda qua che è diventato. Ah, una crema. Guarda qua che spettacolo. Ma sarà morbido? Guarda che fai. Così, guarda che bello. Guarda i colori. Vai. Così, senti come scrocchia sto radicchio. Una giratina così. Metteteci un po' di tutto. La patata americana, quella dolce, la patata normale, la ciccetta, bella così. E che fai? Ce lo metti un po' di radicchio? Guarda che bello, guarda i colori. Guarda, vedi come si rompe, guarda, così. Mi fate questo spezzatino, buono, diverso, non fate sempre la stessa pappa.